Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto con le probabili formazioni di Napoli-Lecce e le ultime per quanto riguarda il match delle 18, un turno di campionato che potrebbe essere molto ma molto favorevole per quanto riguarda la corsa Champions, e le parole del direttore Manna su queste indiscrezioni e voci di mercato in casa Napoli che si susseguono e avremo poi modo di commentare e rivedere nel corso del tempo da qui fino a fine campionato. Ci arriviamo, facciamo il punto insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre l'algoritmo si mette in moto e si diverte. Partiamo dalle dichiarazioni di Giovanni Manna e poi ci soffermiamo sul match di oggi alle 18. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Mediaset. Le parole del direttore restituiscono l'immagine di un Napoli solido, consapevole del proprio percorso e per nulla scosso dalle turbolenze che un campionato di alta classifica inevitabilmente comporta. Inoltre il direttore sportivo ha voluto blindare il valore della stagione attuale, definendo il raggiungimento della zona Champions come il tassello finale di un'annata estremamente positiva. La situazione McTominay, De Bruyne, che ci ha fatto sapere poi Fabrizio Romano, non c'è niente, è tornato a Napoli, non c'è proprio nulla per quanto riguarda vado via a fine anno, resto o quant'altro. Capitolo a parte per Scott McTominay, che ovviamente si parla il rinnovo del contratto non c'è stato, Napoli fai attenzione, te lo soffiano eccetera eccetera. Manna risponde così: Scott è un calciatore importante e contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città, ha ancora 2 anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui, al momento non ci sono nubi all'orizzonte con il dirigente, che ha ribadito come non siano pervenute offerte né segnali di addio da parte del calciatore, quindi non c'è praticamente niente. Poi dobbiamo anche dire che non tutti i procuratori di calciatori ovviamente sono uguali e si presentano dopo un'annata fatta bene, no, io guadagno 4, ne voglio 10, no, l'anno prossimo me ne vado perché non mi stai rinnovando il contratto che scade tra 30 anni, eccetera, eccetera. Quindi sono situazioni diverse tra calciatori e procuratori, non è che poi l'iter deve essere per forza sempre lo stesso, ci sono professionisti seri e procuratori ancora più seri come possono essere sia McTominay sia ovviamente chi lo assiste. C'è quella situazione Lobotka, via a fine anno, non a fine anno, e nemmeno lì c'è niente di concreto, quindi dobbiamo stare assolutamente tranquilli, ma tenerci però al passo per quanto riguarda queste indiscrezioni che, come ho detto prima, arriveranno e si susseguiranno da qui fino a fine campionato per cercare poi di destabilizzare sia qualche calciatore e sia l'ambiente. Ma noi siamo pronti, grandi e vaccinati da questo punto di vista, e ringraziamo il direttore per aver chiarito determinate situazioni e mi auguro che il Napoli poi nel tempo, da qui fino a fine campionato, quando succedono cose del genere, mandi sempre ai microfoni, o meglio faccia dichiarare qualcosa al direttore sportivo per tenere poi bassa un'eventuale contestazione, voci che comunque si possono susseguire e possono destabilizzare. Chiarita questa situazione possiamo spostarci ovviamente al match di oggi alle 18 e questo turno di campionato che potrebbe essere molto ma molto favorevole in caso di vittoria e di 3 punti. Dico in caso di vittoria e di 3 punti perché ovviamente devi sempre mettere sul piatto che la partita possa andare in maniera diversa da quanto pensiamo, ma il Napoli deve fare 3 punti e vincere per forza il match di oggi, anche perché l'avversario, numeri alla mano, non presenta tante difficoltà. Potrebbe essere però la motivazione a farla da padrone, visto che il Lecce milita lì sotto e quindi una partita persa, recuperano le altre, si avvicina alla zona retrocessione che, se non vado errato, adesso senza classifica alla mano, se non vado errato è a 3 punti, quindi non è che sei totalmente salvo o tranquillo come potrebbe essere una posizione di classifica un po' più in alto. Ecco perché la motivazione potrebbe farla da padrone, ma il Napoli tecnicamente deve assolutamente fare i 3 punti perché è nelle nostre possibilità. Da qui fino a fine campionato bisogna steccare il meno possibile. Le formazioni o le probabili formazioni, perché se ne è parlato in questi giorni con l'affaticamento di Juan Jesus, McTominay torna o non torna. McTominay torna disponibile ma non partirà dal primo minuto.
Juan Jesus non dovrebbe essere del match, a meno che Conte non se lo porta in panchina da affaticato. La formazione potrebbe essere questa: Politano dovrebbe essere ancora una volta preferito come quarto a destra, mentre a sinistra è ballottaggio Spinazzola-Gutierrez. La mia preferenza, ma pensiero personale, io schiererei Gutierrez per preservare poi calciatori che sono un più avanti con l'età, hanno giocato tutto l'anno, quindi potrebbero presentarsi comunque situazioni, affaticamenti anche lì, ed una situazione è un calciatore che recupera un affaticamento ed ha 25, 24, 26 anni che siano, e un'altra è un affaticamento che deve recuperare un calciatore come Spinazzola o uno che comunque è più avanti con l'età, anche perché Gutierrez ha dimostrato di poter fare il suo nella maniera più assoluta. Mi piace assolutamente come calciatore, quindi altra chance per l'esterno. Elmas alzerà il proprio raggio d'azione fungendo da trequartista di destra in un tridente completato da Santos e Højlund. Minori possibilità per Giovane di sostituire dall'inizio Vergara. Tra i pali Meret potrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Savic, mentre la difesa sarà formata da Beochem, Buongiorno e Oliveira. Quindi Meret, Beochem, Buongiorno, Oliveira, Politano, Anghissà che partirà titolare, almeno queste sono le ultime, con Gilmour vicino in mediana, Gutierrez favorito su Spinazzola, ma poi vedremo le ultime di oggi alle 17 quando usciranno le formazioni ufficiali, Elmas, Alisson e Højlund il tridente d'attacco con i due trequartisti dietro la punta. Come ci arriva il Lecce? Per Di Francesco assenti per infortunio il difensore centrale Gaspar, il mediano Beriscia e la punta centrale Camarda. I dubbi di formazione riguardano soprattutto il reparto offensivo per la probabile indisponibilità di Gallo, vittima di un affaticamento muscolare. Dopo il gol alla Cremonese sono salite le quote di Stulic, che se non erro ha fatto 2 o 3 gol in campionato, quindi vediamo di non alzare la media realizzativa del calciatore proprio oggi, anche se che dire, ex dal dente avvelenato, potrebbe far male in ripartenza. Anche i dribbling di banda potrebbero rappresentare un fattore, ma la concorrenza di Sottil potrebbe risultare vincente, con Pierotti certo di un posto sulla destra. Sulla tre quarti Gandelman deve guardarsi le spalle da Ngom, mentre Koulibaly comporrà in mediana al fianco di Ramadani e Vega. Ovviamente Sibert e Ndaba formeranno la linea difensiva davanti a Falcone, quindi Falcone, Vega, Gabriel Sibert, Ndaba e Ramadani, Koulibaly, Perotti, Gandelman e Sottil e Stulic, che potrebbe essere insidiato, come abbiamo detto, da Khedira. Dobbiamo aver paura dell'avversario perché l'avversario è molto forte? Assolutamente no, dobbiamo sottovalutare l'avversario perché l'avversario è inferiore. Anche questo no, perché poi sono partite che possono deludere le aspettative e portare poi malcontento per quanto riguarda il proseguo del campionato da qui alla fine. Ecco perché prenderla con il giusto piglio, portarla a casa e metterla in sicurezza magari nella prima frazione di gioco sarebbe cosa buona e giusta da fare, ma c'è sempre il campo, ci sono sempre 11 calciatori avversari che comunque daranno l'anima. La cosa che a me fa star tranquillo è che però per quanto riguarda il match non dovrebbe essere una partita, con una squadra molto chiusa e con un Napoli che comunque non potrà trovare spazi, perché Di Francesco se l'è sempre giocata, al di là che alleni il Lecce, al di là di qualsiasi squadra abbia allenato, non è mai andato da qualche parte a fare barricate, cercando di esprimere comunque il proprio calcio al di là di limiti tecnici che possano esserci o meno. Quindi bisogna fare il nostro e portare a casa i 3 punti. Partita che potrebbe farci rivedere ancora una volta gesta di Alisson Santos che è in palla per quanto riguarda condizione e dal punto di vista mentale. Mi auguro che la situazione sulla fascia destra con Elmas trequartista e Politano ovviamente quarto di centrocampo riescano ad alternarsi in quella doppia fase che poi, fatta bene, porterebbe un Politano a faticare di meno con un Elmas che in fase di interdizione ti può dare una grossa mano, perché c'è un Napoli su quella destra con il capitano titolare e senza il capitano, al di là del centrale che poi va a schierare al posto di Di Lorenzo. Detto questo, io sono totalmente fiducioso per il match di oggi alle 18 e il turno di campionato
dovrebbe diciamo darti quella spinta in più per quanto riguarda il recuperare punti, guadagnare punti su qualcun altro e tenerti poi in quella posizione di classifica tranquilla per quanto riguarda la Champions League. Ce l'ha detto anche il direttore nell'intervista, poi non ho ripreso diciamo tutte le dichiarazioni, ma Manna parla di blindare questa zona Champions piuttosto che guardare sopra di te cosa faranno. Tanto è vero che è un invito a non entrare in campo con il risultato acquisito, perché il Napoli entrerà in campo con il risultato acquisito della partita dell'Inter che ci sarà oggi alle 15 contro l'Atalanta, quindi avrai quel risultato diciamo a partita finita e entri in campo comunque con l'Inter che avrà vinto, avrà pareggiato, avrà perso la partita, poi vedremo come andrà a finire, ma noi non dobbiamo fare la corsa sull'Inter. Io credo che sopra di noi questi 30 punti dei quali si sta parlando in continuazione non li faranno tutti quanti. Quindi se il Napoli si è messo in testa e riuscirà a portare a casa questo obiettivo di fare 30 punti nelle ultime 10 partite, poi tireremo le somme alla fine per quanto riguarda la posizione di classifica e cosa avranno perso sopra di te. L'importante è recuperare e guadagnare punti su chi ti insegue per congelare, tra virgolette, la posizione Champions. Infatti c'è Inter-Atalanta oggi alle 15, c'è un Udinese-Juventus stasera, con un Udinese che comunque sta andando un tantino meglio di quanto lo era qualche mese fa, e domani ci sarà Como-Roma e una Lazio che deve affrontare sicuramente il Milan a Roma. È una Lazio che diciamo dal punto di vista delle frecce al proprio arco non è che sia fornita, perché a Sarri comunque gli hanno smantellato una squadra giorno dopo giorno e quindi non è che dal punto di vista tecnico te la puoi giocare alla pari con un Milan nella maniera più assoluta, però sappiamo benissimo che mister Sarri sa come riuscire ad arginare determinate situazioni e portare a casa quantomeno prestazione e forse qualche punto contro il Milan. Quindi potresti recuperare qualcosina sul Milan, ma ci si deve soffermare su Como Roma, che ovviamente ti porterà a guadagnare punti su una delle due, se ovviamente noi vinciamo la partita oggi contro il Lecce. E quest'Udinese Juventus che potrebbe presentare anche qualche diciamo novità di risultato, con un Udinese che, come ho detto, sta andando un tantino meglio. Poi è una squadra l'Udinese che non la puoi decifrare, di partita in partita cambia, all'improvviso ti può fare il partitone contro la Juventus magari, e poi ti fa una partita molto ma molto rivedibile contro, che ne so, un Parma di turno, eccetera eccetera. Dobbiamo star tranquilli e portare a casa i 3 punti e fare il nostro. Poi il resto seguirà in questa giornata di campionato tra stasera e domani, con l'Inter che però giocherà prima, e noi guarderemo il match sì gufando, perché io gufo sempre le antagoniste del Napoli ed è una cosa che mi sembra quasi normale, al di là che sono 14, 10, 24 o 4 i punti che ci dividono dall'Inter o da un eventuale prima in classifica che possa essere qualcun altro. Quindi vedremo la partita con tutta tranquillità, aspettando il calcio d'inizio alle 18 con il nostro Napoli. Sempre Forza Napoli, e mi sono ripetuto ma è doveroso. Ci vediamo nel prossimo video, ciao.